Amici ed amiche di Kenobit Voice Productions, io sono Andrea Babic, in regia abbiamo Fabio Kenobit Bortolotti e benvenuti ad una nuova puntata della Partitina. Amiche e amici della Partitina, siete pronti? Siete pronti per Youma Ninpo Show della Nichibutsu, noto in occidente come Ninja e Maki, noto anche presso me e Kenobit come la risposta di Nichibutsu a comando di Capcom. 1986. Nichibutsu vuole sviluppare un gioco e sfidare Capcom. Come? Mitologia ninja, armi, varietà, grafica, tutto, avevano tutto, non potevano sbagliare quelli di Nichibutsu. E come hanno fatto a sbagliare? Scopriamolo con Human Impo Show, mortacci che nome stronzo. Oh! Eccoci qua, un serpente a due teste rapisce una bellissima fidanzata di un bellissimo ninja che si ritrova a combattere con una specie di pernacchia sulla nuvola di Goku. Questo è l'inizio del gioco. Ora però appare San Gennaro. San Gennaro mi dà una pergamena. Quando la pergamena ho tutti i poteri del gioco contemporaneamente, cioè posso switchare tra tutti i diversi power-up del gioco. E questa è in soldoni l'idea demenziale di design di questo gioco. Quindi io per 20 secondi ho tutti i poteri, vedete là in basso, posso switchare a piacimento. Mi piace molto questa onda galattica e non solo, ma ho anche uno shield in questi 20 secondi. Sono finiti i 20 secondi, di colpo non valgo più niente, sono un pivello che non può fare niente, ma San Gennaro mi rimanda di nuovo una pergamena che ho perso all'istante di nuovo, quindi devo sperare di nuovo nell'arrivo di San Gennaro. Questo è un gioco che praticamente istiga a fidarsi non di se stessi, ma aspettare un intervento divino che è arrivato. Quindi di nuovo userò il bazooka, il tipico bazooka ninja, un grande classico, per poi passare di nuovo a questo. Quanto è liberatorio, proprio come lo sciacquone, anzi lo chiamerò lo sciacquone. Guarda come li sderena tutti, bellissimo. Tra l'altro è un sistema di avanzamento a scrolling variabile, nel senso che qui lo scrolling, come vedete, scrolla tantissimo e anche così scrolla la mia vita, scrolla via la mia vita. Però ancora, per fortuna, solamente una vita di scorta, perché questo bootleg ha la caratteristica simpaticissima di avere i deep switch non regolabili, quindi è molto importante credere nella divinità e cercare soprattutto di non far arrabbiare la divinità con improperi dedicati alla divinità. Quindi aspettiamo fiduciosi che torni San Gennaro, perché se non arriva lui, chiamatelo come volete, io lo chiamo San Gennaro, ma potrebbe essere anche un kami dello Shinto o un Shinto dell'Okami. Bazooka, 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 bazooka. Bene, io non sono ancora nemmeno arrivato alla fine di questa zona di scrolling forzato, quindi accelero, perché se vado avanti oltre un certo punto, vedete che lo scrolling si fa più selvaggio, sconfiggo i soliti scoiattoli volanti che ci sono in tutti i giochi e finalmente arrivo alla costa. Raggiunse la costa, si lanciò giù dalla nuvoletta, trovò subito un San Gennaro. Qui è molto importante avere San Gennaro, perché qui la difficoltà è assolutamente folle, quindi se sei senza San Gennaro questi ninja che ti tirano bombe diventano spietati. Infatti mi hanno colpito, sono senza San Gennaro, adesso devo veramente pregare che torni. Torna, ti prego. La cosa bizzarra è che tra l'altro ha un hitbox assurdo, è tornato San Gennaro, grande, è come Pino Silvestre, quando torna, anzi potremmo anche chiamarlo Pino Silvestre in effetti. Bentornato Pino Silvestre, non si è mai capito dove fosse andato. Guardate, ricorda anche Kiki Kai Kai, no? Un incrocio tra comando per lo scrolling forzato a piedi, in particolare qui, e Kiki Kai Kai con queste belle casette. Adesso sono di nuovo sgennarato, cioè senza San Gennaro, e qua è difficilissimo uscire. Era apparso il maledetto, che non fa bello però dire maledetto se ho detto che è San Gennaro, quindi adesso è rischiosissimo, devo sperare che appaia. Ma dove appari? Ma dove appari anche tu, Gennaro? Tra l'altro è bellissimo che gran parte dei power up ti fa sparare in su e poi ci sono queste sezioni in cui devi andare in giù, quindi un'idea veramente bislacca. Però apprezzate la grafica, la colonna sonora eccellente di Nichibutsu, veramente ottima, e la varietà anche degli stage. Di colpo boom, di nuovo arrivo in un mondo infernale dove uso un po' tutte le armi a casaccio, perché tanto questa idea di darti tutte le armi contemporaneamente, diciamo che è proprio una stronzata. No, sono stato punito per questo, punito per aver detto che era una stronzata. Mi dai un continuino? Dai, uno solo. Dammi un continuino. Dai, visto che c'è continuino. È contro le regole della partitina, però Ci è stato detto di no. Abbiamo provato a continuare, ma tutta la registrazione è saltata, quindi il dio della partitina, che in questo caso è San Gennaro,
ci ha detto no, è la partitina, non si può continuare. Quindi avete visto Ninja e Maki, avete visto la partitina di Kenobis Watch Productions, abbonatevi al canale, spammate i nostri video, fate qualcosa insomma, perché noi siamo qua senza gettoni, non possiamo continuare a Ninja e Maki, e se voi non fate like, subscribe sul video, siamo costretti a rivivere all'infinito il primo livello. Quindi, amici, grazie per aver seguito la partitina, grazie a Andrea Basbic. Basbic. Buono Andrea Basbic. Basbic è buono, mi piace. Nuovo soprannome, Basbic. Amici, non so se si vede, ma abbiamo registrato un sacco di video oggi. Questo è l'ultimo che registriamo in questa giornata di shooting, sì, siamo dei videomaker. Sì, Siamo dei videomaker, abbiamo fatto dei video e grazie per averci seguito. Alla Ciao. prossima!